Vedrai quella lì come ti sverniccio le carene. Buongiorno! Vi ricordate l'anno scorso quando ero venuto a girare a Vallelunga? Ecco, se vi ricordate il video vi ricorderete anche che ho un conto in sospeso con questa pista. E dato che a me i conti in sospeso non piacciono, sono tornato a Vallelunga, questa volta con quella. Bene, come esordio direi che 2 giri, poi moto in fiamme, moto demolita alla S, bandiera rossa, tutti fermi in pista. Ma la domanda che tutti vi sarete fatti è: perché ci siamo fermati a caso in mezzo alla pista tutti quanti? Il motivo è molto semplice, perché c'era stato un incidente alla penultima curva, dove c'è l'ingresso dei box. Il pilota era rimasto a terra e quindi, per far sì che venisse prestato soccorso immediato al pilota, l'ambulanza è dovuta uscire dai box contromano. Per evitare quindi che facessimo un frontale con l'ambulanza, siamo stati fermati tutti 2 curve prima dell'ingresso dei box. Questa è una procedura che mi è capitato solo 2 volte di vederla nella mia vita, ma è una cosa che può capitare. E qui voglio fare i complimenti allo staff dell'Autodromo di Vallelunga, perché sono stati davvero rapidissimi ed efficientissimi e hanno gestito tutto alla perfezione. Si torna ai box, finito il turno, 2 giri. Che figa, vabbè. Comunque la moto che userò è questa R6 qua, fornita da The Bike Vallelunga, che ringrazio per avermela data a disposizione. Abbiamo motore stock, centralina YEG, cambio elettronico, blipper, cartucce, mono Öhlins TTX, gomme Metzler e basta. Direi che già così è un bel bombardone. Ciao Alberto! Ciao! Tu no! Io ti prendo tra poco, ti prendo. Vedrai quella lì come ti sverniccio le carene. Allora, perché voi dovete sapere che col buon Gianluca, qui di fianco a me, organizzatore della giornata Pistard, c'è una sfida. In teoria. In teoria, qual è la sfida? Lui deve battere il mio 46,1. Se lui lo fa io brucio la moto. No, scherzo, io parlo. Oh, l'ha detto, l'ha detto. No. Finito il primo vero turno, abbiamo portato a casa un 1.51.4, qua inizia a tremare il buon Gianluca. Non è vero. Trema. Ancora non mi fa paura. Intanto stiamo cambiando un po' il setup, non perché dobbiamo cercare il tempo, ma perché sono un bisonte che pesa 90 kg vestito e quindi ogni volta che freno va a pacco. Comunque, impressioni sul 600. Non è la prima volta che guido un 600, ma è la prima volta che guido un 600 da gara quest'anno, che di sicuro vado un po' meglio dell'anno scorso. È incredibile come entri in curva al doppio della velocità rispetto al 1000. Ti sembra che sia su dei giri, in realtà sei sotto coppia. È incredibile quanto sia leggera e maneggevole. Una bicicletta. È una guida veramente tanto diversa rispetto al 1000. Devi ricalibrare tutti i riferimenti. Però bella, bellissima. Poi è messa giù bene sta moto. Messo giù il gomito, non mi era mai successo a curva Roma. Sto iniziando a capirci qualcosa. Più che altro continuo ad essere sconvolto da quanto si possa entrare forte in curva
Incredibile. Comunque bello, divertente, facile. Mi piace. Molti sento, quando c'è poca potenza è fare meno strada possibile, guadagni tempo. Farla correre dentro, stare vicino al cordolo e avere il gas in mano. Devi avere percorrenza, non devi sfruttare la potenza, devi sfruttare la velocità in curva. Quindi apri il gas prima del 1000. Apri il gas prima. E intanto un applauso a Peppe. Quanti anni hai? 67. Ed è qui con una bella F3 e fa tutto da solo. Dove le trovi le energie? Al lavoro. Giro della giornata, piove. Pazzesco. Ringraziamo Manuele Viglieno che mi ha tirato, mi ha fatto vedere come si guida il 600. Ho capito tanto dietro di te, ho visto che nei curvoni stai comunque abbastanza stretto, non serve allargarsi e poi chiudere. Un po' più tondo, però ti permette di stare sempre col gas in tiro. Sì. Più stai col gas in tiro e più la percorrenza è veloce. E più la moto corre. E più dopo stai alto di giri che ti permette di uscire molto più forte. Sì, bellissimo, grazie. Ciao a tutti. Per oggi possiamo dire, ragazzi, il mio 47,7 ha battuto il mio misero 49,4. vale quindi la sfida di oggi. Voi mi dite che vale la sfida di oggi. Non è vero, quella. si gira anche domani e domani batterò il suo tempo. Prima giornata qui a Valle finita, mi sono divertito un sacco. Alla fine ho portato a casa un 1.49,4 come best, che considerando che un fenomeno con la moto così come era oggi con quelle gomme girerebbe in 42, un buon inizio. Detto ciò, ho capito davvero tante cose oggi. Ho capito quanto il 600 sia totalmente diverso dal 1000 come guida. E scendere da un 1000 e salire su un 600 non è facile. O meglio, il 600 è davvero facilissimo da guidare, ma andare forte è un altro mestiere. Ho capito che freno troppo, sto troppo in piega, per delle ore non accelero mai, che un po' lo facevo apposta, nel senso che mi hanno detto che la 600 devi farla correre, mentre col 1000 devi rialzare e aprire, però la facevo correre un po' troppo. E quindi stavo lì piegato per delle ore e non aprivo mai. Senza contare poi di quanto entri forte in curva col 600 rispetto al 1000. C'ho anche la mezza influenza. Adesso nanna, perché domani si gira di nuovo e si punta a scendere col tempo. Anche se teniamo sempre a mente che la moto non è mia e non posso sdraiargliela. C'è un vento freddo, nella notte ha anche piovuto, voi non avete l'idea. Speriamo che nel pomeriggio si asciughi. Tanto mentre aspettiamo che asciughi, giretto all'officina di The Bike. Minchia, c'è qualche moto? Ammazza, oh. Quante sono? Abbiamo i dati di Gabro. Oh, sei pronto a usare il freno dietro qua? Sì. È il freno questo? Sì. No, davvero? Sì. Ah, frizione e freno. Sì, tanto c'è il blipper, la frizione non la usi mai. Come lo scooter? Esatto. È come il freno a pollice, però molto molto più potente. Che brutta gente che c'è in questi posti, mamma mia. Allora? Buongiorno, sei carico? Carichissimo. Questa pista un po' bagnato, Mamma mi mia. Poi il freddo, cioè C'ho sotto tuta invernale, per fortuna. da ieri a oggi meno 8 gradi. No, una stagione, è cambiata una stagione, Sto incredibile. morendo di freddo. Spiegatemi cosa ci fa una Vespa lì, sulla mia scarpa. Qual è il motivo? No, vabbè. Cioè non si sposta, ragazzi, incredibile. Sei innamorata della mia scarpa. Quando registri. Oh, non si scrolla. Non si toglie. Non se ne va. Oh, non c'è più. Mi dicono anche di ricordarvi che al box 18 c'è il gommista,
Tra l'altro, come potete vedere qui alle mie spalle c'è questa nuova palazzina in costruzione che sarà pronta a brevissimo e in cui dall'anno prossimo ci sarà il gommista The Bike e tutta una serie di negozi e servizi. E niente, io e il meteo di Vallelunga abbiamo un rapporto conflittuale. Tira un vento della Madonna, fa freddo, cadono 2 gocce. Vabbè, comunque adesso entriamo, proviamo ad abbassare il tempo di ieri. Quanto stai godendo da 1 a 10? 25. Maledetto. Maledetto, niente, ha vinto la sfida. Ci siamo riusciti, anche se per poco, devo dire, stavo molto bravo perché prima volta con un 600, prima volta vera a Vallelunga, sono riuscito a fare un ottimo tempo. 48,2. Complimenti. No, bravo lui, il suo best è 46,1 qua, che già vuol dire andare forte, quindi bravo, bravo, bravo. Vabbè ragazzi, io ringrazio buon Gianluca che mi ha invitato dei Pistard e ringrazio anche The Bike per avermi prestato la moto, l'Autodromo di Vallelunga per l'ospitalità, e se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi perché vedrete presto il video in cui provo quella moto lì.